Vorremmo convincerti con la nostra esperienza nel motorsport o con le nostre partnership sportive. Ma non basta. L'unica cosa che conta in uno pneumatico è la sua qualità, in qualsiasi condizione. Kumo Tire, nient'altro che qualità. Ben ritrovati amici di Radio Rossonera, ben ritrovati qui sulla radio, ben ritrovati a Mattino Milan del 29 novembre del 2024. Buon venerdì, Enrico Boiani, ciao. Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati, nonostante a Milano credo stia arrivando Ultron più o meno, perché il cielo è nero. Ah, vabbè, sono fasi del rapporto, Henry. No, sì, un po' di sole non farebbe schifo, ecco. Se l'inverno non vi piace, mettete like a questo video, cliccate il tasto mi piace. Se invece l'inverno vi piace, mettete like a questo video, quindi cliccate il tasto mi piace sotto. Grazie ragazzi a tutti per il supporto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, abbonatevi, insomma, lasciate un commento, solite cose. Io devo salutare Manuel, ciao Manu, ieri sera mi ha detto voglio vederti domani mattina come sei fresco e riposato. Guarda, perfetto, devo dire. È un nostro ascoltatore, lo saluto. Partiamo da che cosa? Proviamo un pochino a parlare di quello che è successo ieri sera. C'è la più strettissima attualità, il rinnovo di Matteo Gabbia fino al 2029. Matteo firma questo rinnovo importante che lo proietta praticamente a 2/3 di carriera, anzi, comprese le giovanili, praticamente la carriera al Milan, con quella piccola parentesi di 6 mesi al Villarreal, per un giocatore che comunque ha dimostrato che nella rosa ci può stare alla grande, che può giocare tranquillamente anche qualche partita titolare. Qua permettetemi, tra virgolette, la fine del romanticismo. In un Milan di altissimo livello che gioca per vincere campionati e combattere per la Champions, Matteo è uno dei 24, per me ci può stare. Nei 24. Il problema è che in questo momento è, se non il titolare inamovibile, quasi. Ecco, questo un pochino invece ci dà la misura di quello che forse è in questo momento il pacchetto difensivo del Milan, che per qualità ha una discreta qualità, ma non una qualità eccelsa. Ecco. Io Matteo me lo tengo sempre, permesso, l'ho detto inizialmente, me lo tengo sempre, tutta la vita. Nei 24 ci sta alla grandissima, anche perché poi è italiano, viva io Milan, eccetera, eccetera. Però, ecco. Anche perché, sì, ma aggiungo una cosa, è un ragazzo i cui valori non si trovano più. Assolutamente, me lo tengo subito. Non si trovano più comunemente come una volta, no? Quando si trovano ragazzi con questi valori andrebbero tenuti e vanno tenuti. Siamo riusciti a darli via entrambi, 2 dei pochi che avevamo con questi valori. Uno abbiamo avuto la fortuna e anche la necessità, ti direi, di riportarlo indietro, no, perché insomma son pochi ragazzi così, li avevi venduti tutti e 2, però meno male a questo punto che si son sfasciati tutti i difensori l'anno scorso e in qualche modo hai dovuto riportare Gabbia indietro. E che in parte non aveva, diciamo così, super performato al Villarreal. No, esatto. No. Fatto sta che non so cosa sia successo in quei 6 mesi di gabbia in Spagna, ma è tornato nuovo, è tornato molto più maturo, molto più uomo, molto più giocatore di Serie A e, come dicevi tu, in una rosa per me non ci può stare. Uno coi valori di Gabbia e con l'amore che ha Gabbia per questi colori ci deve stare. Poi che non sia il primo, ma che sia il quarto della batteria di centrali in un Milan forte, sono d'accordo con te. Però in un Milan forte i ragazzi come Gabbia ci sono, Sì. perché hanno dei valori che rendono il Milan forte. Son contento che ha rinnovato ed è giusto che abbia rinnovato perché, oltre ai valori, eccetera, è un giocatore che rende. Cioè, lo metti in campo e non è che ti penalizza. Non è un giocatore Perché è il più Milan di tutti in questo momento, forse di chiunque al Milan, lui è il più Milan di tutti. Sì, lo abbiamo visto anche magari in qualche partita di sofferenza, tipo Roma l'anno scorso, tipo l'inizio di quest'anno, quando un pochino ha suonato la carica da solo, ha provato a fare gol da solo a volte. Insomma, ci vuole un pochino di altro che non il semplice
professionismo, passami il termine. Ci vuole anche qualcosa in più ogni tanto sul campo e lui probabilmente è uno degli ultimi che lo può portare, quindi va benissimo così. A proposito di rinnovi, magari nei prossimi giorni vediamo qualche novità su questo, ma vi mandiamo i video dei prossimi giorni per darvi qualche notizia importante, piena sui rinnovi. Detto questo, piccola parentesi di mercato, poi chiudiamo su parentesi campo società. Casting a centrocampo, spunta anche Bondò. Idea Pezzella a sinistra, il mediano del Monza, alternativa Belaiane, Frendrup, il terzino dell'Impoli come vice Teo. Questa è Gazzetta dello Sport. Direttore, mi sa che dobbiamo rinnovare l'algoritmo qui, Sì, è scaduto Way Scout, palesemente. Io non so cosa sia successo ai nomi dell'algoritmo, però Bondò, come tanti altri di quest'estate e in parte dell'anno scorso, sono nomi che girano al Milan da 3 anni, addirittura forse Sì. quasi 4. Tipo Emerson Royal, tipo aspetta, ce ne sono altri che son girati quest'estate che Lo stesso Pezzella 2 anni fa, Bondò, Miranda ci è stato accostato per tanto tempo, sì, Chukwuemeka, tornano Chukwuemeka. tornano più o meno sempre gli stessi e non so, sarà scaduto. Onestamente, visto anche a Monza quest'anno, Eh. Ah no, vabbè, ma tanto direttore, cioè cosa ti devo dire? no, ragazzi no. Prendere per prendere non ha senso prendere nessuno. Cioè, prendere numericamente forse il Belayan di turno può avere un briciolo di senso, ma numericamente anche lo stesso Bondo può avere un briciolo di senso, però se devi prendere per prendere, più o meno siamo lì col livello. Belayan un po' più futuribile, un po' ancora magari che ti deve far vedere qualcosa in più, sì, però il livello è quello, cioè non stiamo parlando di livelli alti. Cioè ragazzi, ma usciamo un po' da 'sta mediocrità. Cioè adesso, con tutto il rispetto di questi ragazzi, che poi magari 1 su 4 se iniziano a venire al Milan può anche performare. Sì, o Ma venir fuori col tempo comunque. ma cos'è 'sta mediocrità imperante? Bondò, Frendrup, Belajan, Pezzella. Cioè, ma non è perché mi spiego, individui in Belajan un potenziale giocatore che invece viene fuori bene e va a prendere Belajan. Punto. Il problema del Milan è che invece ha un ventaglio di giocatori come Belajan, come Frendrup, come Bondò, come Chukwuemeka, come quello, come quell'altro, come l'altro ancora, che sono tutti in questo momento nì Mh. e che poi forse possono venire fuori. Cioè, non è che dici: "Caspita, quella è una gemma rara, fammelo andare a prendere subito prima che esplode per davvero." No. Il nostro problema è che invece noi per sistemare il centrocampo abbiamo questa, mettiamo così, base di mediocrità da dove pescheremo. Direttore, è così, cioè è inutile che ci stupiamo, è così. Io non so se abbia senso prendere per cioè, come ho detto prima, perché devi prendere. Adesso capiremo anche, visto che Ibra ha detto che torna questa settimana, capiremo come starà Bennacer. Non so se di quanto tempo avrà bisogno per tornare col gruppo, per tornare ad allenarsi seriamente con gli altri, no? Però comunque anche dovesse star bene Bennacer, cioè non andrei a prendere Bondo perché devi prenderne uno tanto per. Bisognerebbe cercare anche di aumentare un po' il livello, di mettere dei giocatori che abbiano delle caratteristiche precise e non so se sia possibile farlo con pochi soldi a gennaio. Guardate, e non è che stiam commentando i nomi di Gazzetta, No, stiamo no, commentando i nomi purtroppo, sì, perché quelli no. che sta facendo a Gazzetta son questi e son Eh. veri, cioè sono quelli che sono un po' vagliati in questo momento. Va E bene, in tutto questo il no. più futuribile, il più anche che attira magari un po' di più e anche che può convincere un po' più i tifosi è Redda Belajan.
avessimo detto un giocatore super, cioè Reda Belayan. Non lo so, non saprei cosa Andiamo dirti. avanti. No, perché poi ci Spero Benasser ritroviamo stia bene, Simo, spero Benasser stia bene. sì, tra l'altro. Ci ritroviamo dopo qualche mese così, no? Milan senza bomber, Morata e Ebram flop, segnano meno di tutti, la coppia a quota 6, Giroud non fa da solo, era 8. Ma non è che scopriamo l'acqua calda. Ibram era un giocatore infortunato, che si era appena ripreso, che arrivava da una stagione e mezza comunque che non è che ha fatto sfaceli prima di farsi male. La stagione vera e propria grossa era ancora più vecchia. Morata lo conosciamo, un buon giocatore, un ottimo giocatore per complessità di giocatore, ma non è mai stato un giocatore che fa 20-25 gol anno per anno per anno per anno per anno. È un giocatore che magari una volta in carriera fa l'exploit, te ne fa anche 20, 22, 23, quelli che sono, ma tendenzialmente è un giocatore che viaggia tra i 12 e i 15. Ma non è che ci possiamo stupire, se poi compri un determinato tipologia di giocatore, non è che puoi dire al giocatore: "Scusa, ma perché non hai fatto già 20 gol?" Non funziona così. Cioè, quello che compri rende. No, ma infatti, cioè, mi fa ridere che ci svegliamo al 29 di novembre, Simo. Cioè, Se per caso la tua volontà era avere un giocatore da 20 gol, devi comprare un giocatore che fa 20 gol. esatto. Ma per questo ti dico, mi sorprende che ci stupiamo il 29 di novembre, perché se non lo scopriamo oggi che Abraham nelle ultime 2 stagioni, tra l'infortunio e il rendimento, ha segnato pochissimo e che Morata è un giocatore che storicamente fa pochi gol, cioè non ci svegliamo oggi, non lo scopriamo oggi, perché lo sapevamo il giorno che sono arrivati che tipi di giocatore erano. Poi può fare la stagione della vita, può fare l'exploit, può fare ancora peggio, cioè ci sono le stagioni diverse rispetto al rendimento, però comunque quello era e quello è. Non a caso noi dal punto di vista dei gol, anche mi ricordo a fine mercato eravamo lì a dire: però chi segna, se non fanno 15 gol, 20 gol Pulisic e Leao, diventa complicato, perché non è che abbiamo preso degli attaccanti a 1000 gol, e così poi è stato. Paragone con Giroud non ha nemmeno senso farlo, secondo me, perché sono giocatori completamente diversi, attaccanti completamente diversi, caratteristiche diverse. Posso aggiungere anche una cosa: livello diverso, cioè categorie diverse. Cioè, uno ha vinto un mondiale, una Champions League, campionati su campionati, segnando gol pesanti quando li ha segnati. Anche Giroud non è mai stato uno da 30 gol, però segna dei gol che sono dei macigni, Olivier Giroud, e ce li ricordiamo. E il paragone per me non ha nemmeno senso. Ma anche perché il Chelsea, insomma, ce li aveva entrambi. E ha dato via Morata, non Giroud. No, anche Ebram. E ha dato via Ebram, non Giroud. Vabbè, Harry, noi siamo quasi arrivati in chiusura, dobbiamo semplicemente ricordare che dobbiamo... Pensa. Dobbiamo ricordare che si va in campo domani, quindi oggi pomeriggio parole di Fonseca e probabile formazione in quel del Talk, quindi iniziamo a avvicinarci a Milan-Empoli, che è da vincere, punto. Anche perché c'è uno scontro diretto davanti a noi, c'è Fiorentina-Inter, c'è qualche partita che magari ci consente di rosicchiare un po' di terreno. Lo diciamo sempre, ma se non vinciamo, quelli che rosicano poi siamo noi, perché gli altri vanno via. E quindi sarebbe comodo e utile vincere. Punto. Speriamo, non so più cosa dirti, Simo, sulle partite, tanto ormai è una roulette russa, cioè come scegliamo i difensori centrali, vediamo anche come vanno a finire le partite, quindi vedremo. Ne parliamo al post partita, dai. Noi invece ci troviamo per Lancia, vi aspetto per Lancia oggi. Sono presente a Lancia, vi aspetto a Lancia alle ore 13. Henry, grazie, tra poco allora. Ciao. Ciao. Ci vediamo dopo. Si riesca a mettere la sigla. Ciao. Potremmo convincerti con la nostra esperienza nel motorsport o con le nostre partnership sportive. Ma non basta. L'unica cosa che conta in uno pneumatico è la sua qualità
in qualsiasi condizione. Kumho Tire, nient'altro.